Ciao, siamo Fabulous Talks, un canale di divulgazione artistica e scientifica. Se vi piacciono questo tipo di storie, iscrivetevi al canale e non dimenticate di dare un'occhiata alla descrizione, dove trovate tutti i nostri social e anche i libri scritti da Maurizio. Oggi entriamo dietro le quinte del mondo dell'arte per raccontare qualcosa che quasi nessuno vede. Cosa succede quando un'opera d'arte dal valore di decine o addirittura centinaia di milioni di euro viene venduta durante una grande fiera come Art Basel? Oppure quando un capolavoro deve essere esposto alla Biennale di Venezia, in un museo internazionale o in una prestigiosa mostra temporanea? Come si sposta fisicamente un'opera che vale quanto un grattacielo? Come si evita che una semplice vibrazione, uno sbalzo di temperatura o un piccolo urto possano causare danni irreparabili? E soprattutto, quanto costa organizzare un viaggio del genere? Scopriamolo insieme. Quando un'opera viene venduta o concessa in prestito, il viaggio inizia molto prima del trasporto. La prima fase consiste nella documentazione. Ogni opera viene fotografata nei minimi dettagli. Esperti restauratori compilano un documento chiamato Condition Report. Si tratta di una vera carta d'identità dello stato di conservazione. Ogni minimo graffio, crepa o imperfezione viene registrato. Questo permette di verificare che l'opera arrivi a destinazione esattamente nelle stesse condizioni in cui è partita. Solo dopo questa verifica iniziano le operazioni di imballaggio. Molti immaginano semplici casse di legno. In realtà sono veri e propri laboratori mobili. Ogni contenitore viene progettato su misura. All'interno troviamo materiali antiurto, schiume ad alta densità, sistemi antivibrazione, isolamento termico, controllo dell'umidità. Alcune casse sono climatizzate, altre possiedono sensori che registrano continuamente temperatura, umidità e urti. Se qualcosa supera i limiti stabiliti, il sistema lo registra immediatamente. Per alcune opere, il valore della cassa supera tranquillamente decine di migliaia di euro. Solo dopo questa verifica iniziano le operazioni di imballaggio. Non è il furto il pericolo principale. Spesso il vero nemico è invisibile. Una brusca frenata, una vibrazione durante il volo, un'umidità troppo elevata, oppure una temperatura eccessivamente bassa. Materiali come tela, carta e legno continuano infatti a muoversi microscopicamente con i cambiamenti climatici. Un piccolo sbalzo può provocare tensioni nella superficie pittorica. Per questo motivo, il controllo ambientale è fondamentale. Non sono normali corrieri. Esistono aziende specializzate esclusivamente nel trasporto di opere d'arte. I loro dipendenti ricevono una formazione specifica. Sanno come movimentare dipinti, sculture, reperti archeologici e installazioni contemporanee. Ogni movimento viene studiato in anticipo. Percorsi, tempi, condizioni meteorologiche, accessi agli edifici. Nulla viene lasciato al caso. Quando un'opera deve attraversare un continente, spesso viaggia in aereo, ma quasi mai segue il normale percorso dei bagagli. Le casse vengono caricate con procedure dedicate. In alcuni casi salgono a bordo per ultime e vengono scaricate per prime. Gli aeroporti più importanti dispongono di aree climatizzate dedicate esclusivamente alle opere d'arte. Durante tutto il viaggio, la temperatura viene costantemente monitorata. Alcune spedizioni sono persino accompagnate da restauratori o conservatori che seguono personalmente il capolavoro fino alla destinazione finale. Quando un'opera vale 100 milioni di euro, la sicurezza diventa una priorità assoluta. I dettagli non vengono quasi mai resi pubblici, ma sappiamo che possono essere impiegati veicoli blindati, percorsi riservati, sistemi GPS, monitoraggio continuo, guardie armate, scorte di sicurezza. In alcuni casi nemmeno gli autisti conoscono il contenuto delle casse.
Le informazioni vengono condivise solo con il personale strettamente necessario. Un altro elemento fondamentale riguarda le assicurazioni. Ogni trasporto viene coperto da polizze multimilionarie. Il premio assicurativo dipende da molti fattori: valore dell'opera, durata del viaggio, numero di trasferimenti, mezzo di trasporto, livello di rischio. Per i capolavori più importanti, il costo dell'assicurazione può raggiungere cifre impressionanti, a volte superiori al costo dell'intera mostra. Durante eventi come Art Basel, moltissime opere vengono vendute già nelle prime ore di apertura, ma questo non significa che il nuovo proprietario le porti subito a casa. Spesso rimangono esposte fino alla chiusura della manifestazione. Solo dopo iniziano tutte le procedure di imballaggio, verifica e spedizione. Le opere possono essere destinate a collezioni private, musei internazionali, fondazioni, gallerie, depositi specializzati, oppure partire immediatamente per una nuova esposizione in un altro paese. Il viaggio di un'opera raramente termina dopo una sola mostra. Trasportare un'opera d'arte non costa poche centinaia di euro. Per un dipinto importante, il costo può arrivare facilmente a decine di migliaia di euro. Per grandi installazioni contemporanee si possono superare anche le centinaia di migliaia. Nel prezzo rientrano progettazione della cassa, imballaggio, trasporto, personale specializzato, dogane, assicurazioni, sicurezza, controlli conservativi. In alcuni casi il trasporto rappresenta una delle voci di spesa più importanti dell'intera mostra. Un'opera d'arte non è soltanto un oggetto di valore economico, è spesso un pezzo unico. Se viene danneggiata, nella maggior parte dei casi il danno non può essere eliminato completamente. Per questo motivo ogni trasferimento viene pianificato come una vera missione. Dietro un quadro esposto in un museo si nasconde il lavoro di decine di professionisti: restauratori, conservatori, trasportatori, tecnici, assicuratori, curatori, esperti di logistica. Un mondo invisibile che permette a milioni di persone di ammirare quei capolavori. Quando osserviamo un'opera esposta in un museo o durante una grande fiera internazionale, raramente pensiamo al lungo viaggio che l'ha portata fin lì. Eppure dietro ogni capolavoro si nasconde una macchina organizzativa fatta di tecnologia, sicurezza, competenze e precisione assoluta. Un settore poco conosciuto, ma fondamentale, senza il quale molte delle più importanti mostre del mondo semplicemente non potrebbero esistere. Perché proteggere un'opera d'arte significa proteggere un frammento della storia dell'umanità. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e scriveteci nei commenti. Immaginavate che trasportare un'opera d'arte fosse così complesso? E quale altro aspetto nascosto del mondo dell'arte vorreste vedere raccontato qui su Fabulous Talks? Noi siamo Fabulous Talks e ci vediamo nel prossimo video. Vi invitiamo a mettere un like, iscrivervi al canale ed attivare la campanellina delle notifiche. Inoltre vi invitiamo a lasciare i vostri commenti che ci aiuteranno a migliorare sempre di più il canale. Vi diamo appuntamento al prossimo video e vi invitiamo a vedere i video precedenti se non li avete ancora visti.